Devo guardare così? Sì, sì, fatti un ciao, fai così. Fai così. Più forte. Perfetto, più forte. Ah, Perfetto. Si parte Allora. bene. Sei comodo? Sì, vorrei già fumare, ma insomma, magari aspetto Sì, un dai, attimo. non ci mettiamo tanto. Mi chiamo David e sono stato coinvolto in questa cosa come direttore artistico, un po' per le mie competenze, ma anche perché sono lo zio di Giulia. Puoi raccontarci qualcosa del tuo percorso? Cioè, cosa fai nella vita? La vita io sono un artista, sono anche un po' artigiano volendo perché so lavorare il bronzo, ma è stato abbastanza, diciamo, automatico in qualche maniera. Ero talentuoso nel disegno, quindi poi quando c'è stato da scegliere ho fatto le scuole classiche, insomma il liceo artistico e poi l'Accademia di Belle Arti. Ho avuto la fortuna e la sfortuna di incontrare molto presto un gallerista, una galleria che è importante e quindi mi sono affacciato subito al mondo internazionale. E pro e contro, insomma è stato una cosa alla quale a volte ci ripenso perché è stato molto bello ma anche scioccante, insomma, per vari motivi. Hai detto che sei il direttore artistico, no? E Sì. cosa significa questo nella pratica? Cioè, qual è il tuo ruolo qui? Allora, il primo ruolo è quello di disegnare, visualizzando quelle che sono principalmente le idee loro mi riferisco a Antonio e Giulia. Quindi c'è una prima fase dove loro mi dicono, più o meno gesticolando, ci sarebbe da fare, insomma, questa cosa. E io in qualche maniera riesco a metterla su carta. Poi sulla scelta magari di vari materiali, vari colori che ci saranno, eccetera, quindi sono coinvolto un po' per tutto l'aspetto, insomma, scenografico. E poi c'è anche l'altro aspetto, nel senso del costruire poi quello che ho disegnato. Questo in realtà l'ho saputo in un secondo momento. Io vengo dalla Toscana, dalla Versilia, quindi ho varie conoscenze, appunto tra gli artigiani o lì c'è anche un carnevale molto famoso, insomma il carnevale di Viareggio, quindi pensavo di delegare a loro la realizzazione, insomma, di questi disegni. E invece no, perché parlando di escape room, soprattutto qualche anno fa quando abbiamo iniziato, insomma era una cosa abbastanza, diciamo, non facile da spiegare. E quindi, insomma, niente, mi sono adoperato io, insomma, ho imparato due o tre mestieri base per la realizzazione. Poi c'è stata anche una squadra che ho messo su, insomma, che mi ha aiutato in certe situazioni. Ho risposto? Sì. Sì, perfettamente. Beh. Cosa ti piace di questo progetto? Ma di questo in particolare, ma anche degli altri, cioè scaturiscono sempre da un'idea che secondo me è molto acuta. Insomma, Giulia e Antonio ci studiano tanto, anche perché è un progetto molto, molto complesso, voglio dire, ha tante competenze da mettere insieme, insomma, e quindi deve essere ben pensato, quindi l'idea deve essere forte, deve essere ben decisa sin dall'inizio, insomma. Ho guadagnato tanto anche personalmente in questa cosa, nel senso che poi questo tipo di lavoro, visto che non partiva precisamente da un'idea mia, quale sono abituato a creare, ma dovendo creare per un'idea che era già in atto, cioè quindi per una tematica specifica, insomma ha scombussolato un po' la forma mentale con la quale insomma io procedo e quindi boh, in qualche maniera ha creato una cosa una finestra che si è aperta insomma in qualche modo Anche una porta. e una porta che si aprirà. Tu sei lo zio di Giulia. Sì, sempre stato. Perfetto. E quando lei e Antonio ti hanno chiesto di collaborare a questo progetto, sei stato contento o in qualche modo ti sei sentito un po' obbligato? Obbligato no, contento forse nemmeno, non lo so, sono stato titubante all'inizio,
non sapevo bene cosa fosse un escape room, quindi insomma poi mi hanno aiutato, mi sono documentato e poi comunque hanno iniziato a parlarmi della faccenda, ho capito che era una cosa molto complicata, un po' anche via, insomma, rasentava quasi l'assurdo per certi aspetti, mi chiedevo come poter realizzare, ma come ho detto prima, tanto avrei pensato di delegare a qualcun altro la realizzazione, quindi nel disegno sono stato anche molto svolazzante, come si dice, nel senso mi sono sentito molto libero. Poco dopo ho capito che era una roba anche, anche ganza da affrontare e avevo ragione per tanti motivi, proprio anche dal mio punto di vista ho avuto la possibilità di sperimentare anche un sacco di materiali che avevo toccato ma non così in profondità e quindi è stato anche insomma sia faticoso ma anche divertente. Sembra che nella vostra famiglia ci sia un'esigenza creativa. Da cosa pensi che derivi? Non lo so, però è vero che c'è. Forse non ci accontentiamo troppo della realtà in cui viviamo, ci si annoia e quindi insomma abbiamo questa tendenza a evadere, soprattutto a livello mentale. E poi da lì ognuno ha costruito un po' il proprio futuro, cioè, appunto creando io per primo le mie cose, ma anche in questa situazione. Mia sorella anche, che sarebbe la mamma di Giulia, anche lei è molto creativa, quindi insomma ognuno a suo modo. Ma credo che sì, la fonte di questa roba sia che una voglia di evasione, via. Se mi si abbassa ancora un po' la voce, credo che usciranno qua. le bisce dal pavimento. Da artista, pensi che le escape room, o almeno alcune escape room, possano essere considerate espressioni artistiche o quantomeno avere qualcosa di artistico al loro interno? Sì, sono sicuramente espressioni artistiche e hanno sicuramente qualcosa di artistico all'interno. Quello che dal mio punto di vista differisce, diciamo che le varie componenti, i vari oggetti artistici hanno, nell'escape, hanno comunque un utilizzo che nell'arte, diciamo, di solito non c'è, solo contemplativa. Questa è la differenza, direi, grande, perché poi comunque il lavoro è immaginato, è realizzato, per cui sono tante le attinenze. Sai che l'obiettivo del Dottor Med è quello di far vivere esperienze impossibili. Allora ti chiedo, come si fa a rendere possibile l'impossibile? Con caparbietà, credo, nel senso mettendosi tutti a lavorare per renderla possibile, perché in effetti è solo una questione di tempo, di trovare l'idea giusta che ti permette di realizzare quella cosa che prima, diciamo, sembrava impossibile. Ci rispecchiamo un po' tutti in questo dottore, insomma, che è una specie di eroe goffo e che però prova a fare qualcosa, in qualche maniera ci riesce, proprio perché anche lui è stanco forse di una visione già preordinata di quello che deve essere, dice no, si può fare qualcosa di diverso, quindi dà sfogo alla sua immaginazione e attraverso questo sforzo insomma diventa una cosa fruibile anche da altri che magari non hanno o il coraggio o la voglia ma ne possono usufruire, ci possono giocare, ci possono avere a che fare in qualche maniera. Dentro alle scatole che sono alla tua destra, lì in basso, ci sono delle lettere che compongono il nome della nuova avventura, il nome che ancora non abbiamo rivelato. Io ti chiederei di pescarne una, Mhm. quindi pescare. Pesco? Sì, Pescare. aprila pure. Perfetto. Puoi mostrarla? Perfetto. È una A. Mhm. Va bene, allora adesso ti chiedo di dirmi una parola che inizia con questa lettera
e che ha un significato rispetto al nuovo progetto. Allora, la prima parola che mi viene in mente è arte, voglio dire, è legata al mio ruolo in tutto il progetto, quello passato e quello che verrà. Per quello che dicevo prima, un'altra parola potrebbe essere anarchia, nel senso appunto della voglia di in qualche maniera, in maniera molto ironica e anche sottile comunque, di ribaltare un po' una visione precostituita del mondo che abbiamo. Ce n'ho anche un'altra, mi viene in mente artrite, perché dalle altre, tutto questo taglio di legname, eccetera, eccetera, insomma, quindi potrebbe essere questa la... Quando sarà pronta la nuova esperienza? Ma questo dal mio punto di vista è difficile da quantificare, ma io credo fine, inizio anno, insomma, ce la possiamo fare. Direi di sì, via, sì. Fine anno, inizio anno, siamo pronti. Grazie. Prego. Allora, puoi battere le mani per favore? Questa l'ho imparata, ma dopo io... Prego.